Poi praticamente tutto il cibo che non è stato venduto in quel giorno. Grazie, arrivederci. Hai dormito bene? Nasino? Beato, vorrei gridare carazze. Beato noi! Hai dormito bene, amore? Sì, sì. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Bravissima! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, mi fa molto piacere che siamo riusciti finalmente di rivederci. Come potete notare ho messo un po' di qualche episodio della nostra vacanza con i bambini. Finite le vacanze, sono iniziati già gli impegni, la scuola e voglio dare un buon inizio a tutti i vostri cucciolotti, anche se sono un po' in ritardo. Come potete notare ho lasciato qualche episodio della nostra vacanza, alla fine avevo deciso quest'anno di andare sempre nello stesso albergo a Senigallia che avevo presentato qualche video fa perché comunque avevo chiesto ai miei figli per quanto riguarda che non c'era il animazione, no, più adatta, loro non volevano, sono già comunque un po' cresciuti. Ho deciso qua perché nonostante ciò, ecco magari vi può servire per, non so, per il prossimo estate. Senigallia mi piace perché dove la spiaggia, diciamo vicino alla spiaggia, tutto il percorso proprio è tutto organizzato con i giochi per i bambini, varie attività, varie per cui il genitore sta anche tranquillo perché poi ci sono le sdraie, lui dietro di te gioca e per cui tutto allunga la spiaggia, ecco, tutto organizzato con vari giochi, per cui è molto più pratico tutto ciò perché non ti tocca di andare lontano, che il bambino si deve divertire, ma è tutto lì. Abbiamo scelto sempre lo stesso albergo e questa volta sono ancora più sicura della scelta che abbiamo fatto. Ho notato ad esempio anche nei ristoranti che hanno fatto il menù nuovo, cioè non è stato fatto stesso menù che siamo andati ad esempio all'inizio di luglio, ma era tutto cambiato, semplicemente avevo notato che qualche antipasto soltanto hanno portato lo stesso,
Ma per quanto riguarda tutto il menù era stato tutto diverso, molto buono, molto innovativo, perché abbiamo deciso di fare anche lì con i bambini e poi loro sono stati contenti. Si va a casa? No, si rimane qua? Sì. Sì. Torniamo? No, Ma tra poco inizia la scuola. non ci va. Non ci vai? Anche della Ciao ciao. Ragazzi, oggi vi voglio presentare un servizio che ne sono certa che vi sarà una salvezza per tante famiglie, anzi grazie all'azienda che mi ha contattato, che mi ha dato la possibilità di far conoscere alle persone questo servizio così unico e così speciale. Questa collaborazione Too Good To Go è un'azienda certificata B Corp, cioè si impegna per rispettare un determinato standard per garantire un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. Too Good To Go mette in contatto gli utenti con i negozi della zona per salvare il cibo invenduto. È molto facile da usare, basta scaricare sul vostro cellulare l'applicazione Too Good To Go che deve geolocalizzare, per cui con pochi clic voi basta che guardate l'applicazione, vi siete già geolocalizzati e l'applicazione vi fa vedere tutto nella vostra zona, tutto il vostro bar preferito, il vostro locale preferito, può essere una pasticceria, può essere un panificio, per cui voi vedete quello che vi interessa più vicino a casa vostra e andate a ritirare. Noi non sappiamo quello che c'è all'interno. Utilizzare Too Good To Go non è soltanto conveniente, ma anche aiuta a contribuire a un mondo più sostenibile, perché noi salviamo il spreco. Usa il codice Erica1 per un'offerta esclusiva. I codici sconto sono limitati e riservati ai nuovi utenti, disponibili da oggi fino al 30 settembre. L'azienda mi ha mandato anche la loro borsa, per cui io prendo questa borsa, adesso andiamo nei locali, andiamo a ritirare, vi farò vedere la qualità, vi farò vedere anche la quantità, e che è anche bello, no? Perché è a sorpresa. Vi porto con me e andiamo a salvare un surprise bag. L'invenduto del giorno può essere salvato ad almeno metà prezzo. Grazie. Nella prima surprise bag ho trovato pasta, nella seconda prodotto senza glutine, si possono trovare anche prodotti vegani nell'app, e nella terza un sacco di prodotti da forno che potrai gustare nei prossimi giorni con la tua famiglia. Mi è piaciuto anche che non dovete attendere, l'applicazione è fatta talmente bene, a voi vi arriva un messaggio, una notifica, l'orario dalle alle quando potete andare a salvare il vostro surprise bag. Sono andata anche nei nostri cantieri perché ci sono tanti operai che sono senza la famiglia, per cui viene difficile di tornare a casa e di cucinare. Sono andata io personalmente a spiegare come funziona questa applicazione e le ho portate anche del cibo per vedere la qualità. So che hanno apprezzato tantissimo. Insieme ne sono convinta che possiamo fare la differenza. Puoi scaricare l'applicazione dalla descrizione del video. Salva un surprise bag da Too Good To Go. Ora torniamo al video. Adesso devono arrivare altri ragazzi. Adesso mio marito ha preso anche un lavoro, deve costruire una scuola. Dopo vi porterò comunque a farvela vedere. Deve essere... Sicuramente sarà anche una grande soddisfazione costruire anche una scuola così per i bambini. Guardate, ci tenevo io di dire una cosa. Leggo tanti di vostri commenti dove mi fate tanti complimenti e soprattutto penso che 9 commenti su 10 tutti scrivono quanto è fortunato tuo marito di avere una donna così. Ecco, mi sento in dovere di dire quello che sto per dire adesso. Allora, innanzitutto io vi ringrazio perché avete una grande stima per me, tutti questi complimenti poi quando detti da una donna, no, sono molto più forti, molto più importanti. Allora, sì, sicuramente io ce la metto tutta, nel senso che faccio tutto con l'amore, faccio tutto, però voglio comunque dire che comunque tutto ciò che oggi sono è anche grazie a mio marito, perché io mio uomo lo adoro, lui è un
marito è un padre eccezionale. È un marito dove, se voi mi vedete, no, anche nei commenti, che sono sempre elegante, curata, bella, come vi definite voi, questo è anche grazie a lui, perché è lui che me lo permette di essere così e di riuscire comunque a avere un passo magari più vantaggioso, più vantaggiato magari rispetto alle altre persone, per cui io gli sono molto grata per questa cosa. Ci sono delle cose, ognuna di noi, no? Quando ci siamo conosciuti con la nostra metà, parliamo di anni fa, a chi colpisce magari il fisico, a chi colpisce, non lo so, magari il modo di fare la persona. A me mi ha colpito il suo essere. Mi ricordo un particolare che io non gliel'ho mai detto, non gli ho mai fatto complimenti per questo, però ecco, è stata quella goccia dove mi ha dato la risposta di dire sì, questo sarà l'uomo della mia vita. Dall'inizio, quando diciamo un periodo che mi corteggiava, mi ricordo che un giorno ci siamo organizzati per andare a pranzare fuori. Io quel giorno non lavoravo, lui si è preso la giornata, insomma, per uscire. Lui comunque aveva già gli operai nel cantiere, gli operai suoi sono andati a lavoro, noi eravamo in giro e mi ricordo che qualcosa è successo in quel giorno, non mi ricordo perché parliamo veramente di tantissimi anni fa. È successo, lui doveva tornare in cantiere per pochi minuti, per qualcosa, portare o prendere qualcosa, non mi ricordo veramente. Lui prima siamo passati a casa di lui e si è cambiato la camicia, si è cambiato i pantaloni. Non, io guardavo così strano, tipo, ma perché ti sei cambiato? E io ho fatto anche la domanda, ma perché ti cambi se devi andare per pochi minuti? Lui mi ha risposto, ma non so, non lo trovo giusto che vado in cantiere, lì ci sono i miei operai che lavorano e io mi faccio vedere tutto in camicia, ben tirato, no? Ragazzi, per me è stato quello, ecco, quella goccia dove ho capito che questo è un uomo perfetto per me e questo sarà il padre ideale per i miei figli, perché è una persona che comunque aveva il potere in mano, aveva una professionista, un imprenditore, no? Però essere così umile di pensare che in quel momento là gli operai sono lì magari sudati, magari sporchi, e lui non si è voluto presentare, anche se non era niente di male, attenzione. Però ho apprezzato molto quando arrivano dei progetti così, e lui che chiama l'ingegnere e dice guarda che qua avete sbagliato, perché sono molto attratta dalla sua intelligenza, del suo potere di gestire, nonostante una persona molto forte di carattere, dove comunque ha una posizione nella vita, è un professionista, però è molto umile. Oggi sono molto fiera, non tanto che lui è mio uomo, ma perché i miei figli hanno la fortuna di avere un padre così. Perché questa è una gran fortuna, di avere un padre che sta al suo posto, che sa gestire tutto bene. Poi mio marito a volte prende Alberto nei cantieri giusto per fargli toccare magari un po' il telecomando della gru, no? Per dare questa emozione. Poi Alberto torna a casa tutto emozionato e Alberto è molto orgoglioso di suo papà, il suo idolo proprio, lui stravede per mio marito. E quando vanno in cantiere torna a casa tutto così soddisfatto. Noi ancora a una età dove lui non percepisce cosa vuol dire genitore imprenditore, no? E lui lo definisce come che è il capo. Viene a casa poi mi dice mamma, ma sai che papà è il capo? Tutti vengono a chiedere a lui ma cosa dobbiamo fare, perché non percepisce ancora mi aveva scritto una di voi che sono fortunata che lavoro perché voglio, non perché devo, e la devo ammettere così. Ma tutto questo grazie al mio uomo, per cui ecco, ci tenevo di dire che non sono soltanto io, no? Quella che fa tutto, che si sacrifica, ma soprattutto una grande fortuna di avere un uomo così speciale, perché va oltre a tutto, è una persona molto capace, molto, per cui ha tutte le qualità, no? Che ti fa ogni giorno di innamorarti, di apprezzarlo sempre di più. Va bene, adesso torniamo a casa, c'è l'orticello lì che devo andare a raccogliere delle cose, però a breve uscirà un altro video, faremo un nuovo arredamento della casa, vedremo di quei video belli belli come piacciono a voi.
Anche quest'anno l'orto mi ha regalato tanta soddisfazione, ma quest'anno anche qualcosa in più, mi ha prodotto molto di più tutta l'estate. Abbiamo mangiato melanzane, zucchine, abbiamo fatto tanti conservi che li condividerò adesso nei prossimi giorni, per cui sono stata molto soddisfatta. Da quando ho questa passione per l'orto, per le piante, mi è cambiato anche il mio visuale per quanto riguarda le stagioni. Di solito magari prima l'autunno ti dava una specie di tristezza, una specie di... invece adesso no, perché io faccio la raccolta e quando coltivo o raccolgo l'orto è come coltivare e raccogliere me stessa, perché tu noti ogni piantina, capisci perché non è andata bene, perché ha sofferto e tu riesci a capire cosa eliminare nella tua vita o dove stare più attento, cosa rinunciare o di cosa hai bisogno, e che è una sensazione veramente bellissima. Le angurie sono proprio una esplosione, proprio grandi, grandi, non so quanto può pesare una, però sono molto grandi. I meloni anche sono molto dolci, molto saporiti. Le angurie le avrò anche fino più tardi perché vedo che ci sono ancora delle angurie molto piccole. Vedete? Questa qua è ancora piccolina. Penso che servirà un altro mesetto. Questa è ancora verde, lo lascio un altro po'. Colgo e la congelo subito, così quanto è ancora fresca. Preparo già le porzioni che mi servono. Le foglie le rompo, le do alle galline, così mangiano anche loro qualcosa di fresco. Calogno, un po' di cipollossi, l'aglio. Adesso li metterò comunque sul tavolo in modo che si seccano bene, si asciugano bene anche la terra, e così vado dopo a pulire. Prima li lascio che si asciugano bene, dopo puliamo bene in modo di portarli in cantina belli puliti. Però adesso vedo che sono ancora leggermente umidi. Sopra la sera ho messo un telo ombreggiante. Allora io avevo visto le sere che già dentro le piantine sono tutti secchi, asciutti, perché con il caldo che ha fatto li ha proprio bruciati. Anche i pomodori, avevo visto dei pomodori che si sono proprio scottati, no? Li trovavi tutti morbidi, perché erano tutti bruciati dal sole. Perché con questa rete ombreggiante ho salvato tanto i miei pomodori. Vedete, sono ancora le piante verdi, abbiamo ancora i fiori, per cui io, ecco, porterò i pomodori fino in autunno tardi. Anche quando inizierà il freddo chiuderò la porta magari di sera, di notte, quando fa più freddo, nel modo di portare i pomodori fino verso l'inverno. Per cui vedete, io con la rete ombreggiante ho salvato tanto i miei pomodori, perché loro non si sono bruciati. Loro comunque si sono maturati qua, che loro si maturano anche dal calore che c'è all'interno.
cena molto buona. Allora metto prima a tritare il pane, che ancora da 2 giorni fa mi è rimasto, così lo usiamo nelle nostre ricette. Prezzemolo. Allora mettiamo il pane qua e lo mettiamo in forno. Così. Taglio questa che magari è più tenera. Provo a farla per fare prima. Vedete, abbiamo fatto molto prima, adesso la taglio così nel modo che rimane più piccola. Ecco fatto. Amalgamiamo bene, anche questo metteremo adesso in forno. Ok. Adesso aggiungo un po' di pepe, sale, un po' di olio. Mettiamo in forno prima per cuocere. Non è questa la ricetta, noi adesso la prepariamo, ok? Non li mangeremo così, anzi faremo una cosa molto buona, ok? In forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Allora, la modica di pane è già pronta, la togliamo e mettiamo le zucchine. Ogni tanto riuniamo e mescoliamo. Metto il pane in questo contenitore, ecco il pane fatto così, croccante, buonissimo, è molto più buono di quello che noi compriamo, perché abbiamo aggiunto un po' di prezzemolo. Ecco qua, lo userò nelle zucchine, poi quello che avanza sarà per un'altra ricetta. Intanto mescoliamo, qua c'è già un profumo buono nella cipolla che dà questo. Prepariamo le uova. Un po' di grana. Fatti conto circa 4-5 cucchiai. Amalgamiamo bene bene. Allora le zucchine sono pronte con la cipolla. Iniziamo a fare all'interno. Amalgamiamo bene. Aggiungiamo circa 3 cucchiai di pan grattato. Io uso questo che l'ho messo adesso in forno. Prendo questa perofila, metto la cassa da forno, aggiungiamo un po' di impasto ma non tutto. Con un cucchiaio lo spreiamo bene. Metto un altro po', ecco qua. Aggiungiamo la fetta di tacchino. Ok, allora aggiungiamo sopra la provola. Io ho preso questa
questa già tagliata. Apriamo bene. Qua ho pomodorini sott'olio, sono ancora quelli di l'anno scorso che ho fatto. Ecco, prendo un po', ne metto un pochino così, proprio nero un po'. E sopra mettiamo l'altra metà di zucchine. Io comunque aggiungo un altro po' di pangrattato nel modo che sia un po' più croccante sopra, magari ultimi 2 minuti mettiamo modalità grill al massimo che fa quella crosticina buona. Mettiamo in forno. È pronto. Che buon profumo.